Buona estate a tutti ragazzi! Oggi andiamo a scoprire alcune caratteristiche della pianta del limone, questa pianta meravigliosa. Perché faccio questo video? Perché moltissime le domande sono: per Giorgio, finalmente con i tuoi consigli sui trattamenti biologici per difendere la mia pianta di limone, i limoni ce ne sono un sacco. Però stanno lì, crescono ma non maturano mai. Che cosa devo fare? Dove ho sbagliato? Allora, non avete sbagliato da nessuna parte. Che cosa dovete fare? Attendere con pazienza. Dovete aspettare perché se voi raccogliete il limone verde, quello verde rimarrà, non si matura. Le piante degli agrumi sono piante aclimateriche. Che vuol dire? Un frutto aclimaterico è quel frutto che se lo raccolgo dalla pianta poi non maturerà più. Ci sono frutti ed ortaggi aclimaterici e frutti ed ortaggi climaterici. Adesso facciamo un po' questa distinzione prima di entrare nel vivo del video. Tutti gli agrumi abbiamo detto che se li raccolgo poi non matureranno più, sono i frutti cosiddetti aclimaterici. Ci sono anche ortaggi aclimaterici, pensiamo ad esempio alla zucca. La zucca va raccolta quando è matura, quando il suo picciolo inizia a seccare. Allora zac, tac, taglio il picciolo, mi porto a casa la zucca, la metto un po' ancora ad asciugare, la metterò in un garage e lì ho la zucca che si mantiene nel tempo ed è pronta per essere mangiata lungo tutto il periodo autunnale ed invernale. Se io invece raccolgo quella zucca che è ancora verde, ragazzi, lei non matura più, appunto è una aclimaterica e addirittura neanche si conserva. Se a volte vi succede che nella lavorazione vi si stacca una zucca, vi consiglio di tagliarla in due, osservare all'interno se è commestibile o no, ossia se ha preso un po' di pallore, come si dice, e farci subito magari un minestrone piuttosto che una passata di zucca. Viceversa ci sono invece dei frutti ed ortaggi che sono climaterici, ossia vengono raccolti e loro matureranno nel tempo. E il classico esempio di un frutto che si raccoglie verde è il cachi. Il cachi lo raccogliamo, lo mettiamo là insieme alle mele e poi pian piano maturerà, così come, che ne so, il kiwi ad esempio o il nespolo germanico. Gli ortaggi, magari anche i pomodori, sono climaterici. Raccolgo un pomodoro che ha iniziato a prendere leggermente il colore aranciato, lo metto lì in dispensa e in 3-4 giorni è bello maturo, tutto rosso. Iniziamo però in un modo semplice. Inizia la primavera e il limone inizia a fiorire a marzo e quando è giugno, questo periodo di fioritura, nasceranno da questi fiori i limoni che si chiamano primo fiore. Sono i migliori limoni che abbiamo sulla pianta. E allora però questi limoni nati in questo periodo, ossia da marzo a giugno, matureranno da ottobre a marzo dell'anno successivo, quindi passeranno quei 6-7 mesi affinché dal fiore nascerà un frutto maturo. I limoni primo fiore vengono anche chiamati limoni invernali perché sono quei limoni che noi possiamo trovare sulla pianta in autunno o in inverno, perché abbiamo detto che fioriscono da marzo a giugno e li troviamo da ottobre a marzo dell'anno successivo. In inverno abbiamo solamente il primo fiore sulla pianta, quindi trovate una pianta con un limone bello giallo a Natale, è un primo fiore, non vi potete sbagliare. La seconda fioritura del limone, che va da giugno a luglio, in questo mese un po' caldo, darà luogo a dei limoni che si chiamano bianchetti. Quindi il bianchetto è quel limone che è nato dall'impollinazione di un fiore nato da giugno a luglio. E quando lo troviamo maturo sulla pianta? Lo troviamo maturo sulla pianta solamente l'anno successivo, da marzo a maggio. Vengono anche chiamati i limoni primaverili. Poi arriva la calda estate e il limone entra in riposo vegetativo. Luglio, agosto e settembre la pianta sta ferma, non fa più fioriture.
Però può accadere sporadicamente che se la pianta entra davvero in sofferenza, perché noi magari non siamo abituati ad annaffiare le nostre piante e quindi la pianta inizia con il caldo ad appassire le foglie, è davvero in sofferenza, e arriva una pioggia torrenziale per cui la pianta prende acqua, si risveglia e fa una nuova fioritura, lì in quella nuova fioritura, che è agosto e settembre, nasceranno dei limoni che si chiamano verdelli. Il limone verdello è anche chiamato il limone estivo. Quindi, se voi in piena estate trovate un limone maturo appeso sulla pianta, è stato un fiore impollinato, anzi nato ed impollinato tra agosto e settembre, diciamo in questo periodo caldo per cui la pianta è riuscita ad avere un po' di frescura e ha fatto una nuova fioritura. È anche una pratica agricola fare entrare in sofferenza la pianta del limone quando è agosto, perché normalmente le piante in agricoltura vengono annaffiate. Tolgo l'acqua quando è luglio-agosto, la pianta la metto in sofferenza, inizia un po' a appassire e quando vedo tutte le foglie appassite do di nuovo acqua ricca di azoto e potassio. La pianta si risveglia, fa queste belle fioriture e avrò l'anno successivo, quando è da maggio ad agosto, dei bei limoni da portare al mercato. Sono queste primizie appunto che si chiamano verdelli, i limoni estivi. Facciamo un attimo quindi un ripasso veloce. Inizia la pianta a fiorire, inizia da marzo a giugno, questi fiori daranno dei frutti che sono i primi fiori che nascono, la parola stessa lo dice, e li raccoglieremo da ottobre-novembre in poi fino all'anno successivo, fino a marzo dell'anno successivo. Sono i limoni invernali, non ci possiamo sbagliare. Poi abbiamo la seconda fioritura da giugno a luglio. I frutti saranno pronti solo l'anno successivo, da marzo a maggio. Sono i frutti primaverili, sono quei frutti chiamati bianchetti, uno spettacolo. Poi, in casi eccezionali, se la pianta ha patito la sete, se viene giù l'acqua, oppure facciamo noi una forzatura, può essere che la pianta del limone ad agosto-settembre fa l'ultima fioritura, la terza fioritura, che darà luogo a frutti pronti da raccogliere solamente l'anno successivo, da maggio in poi, maggio, giugno, luglio, ecco che sono i verdelli, sono i frutti estivi. Ragazzi, spero di aver fatto chiarimento sull'aspetto della pianta del limone. Se trovate i limoni verdi in alcuni periodi, aspettate tranquillamente, la pianta gli vuole anche 5, 6, 7, 8 mesi per maturare un limone, perché il limone, se è quello primaverile, quindi i primi fiori, fanno anche prima a maturare perché fuori fa caldo, ma se avete una seconda fioritura piuttosto che addirittura una terza fioritura, e l'anno successivo saranno pronti i limoni, aspetterete anche 8, 9, 10 mesi per avere un limone maturo. Ma ricordatevi che non è che il limone deve essere per forza giallo per essere buono, assolutamente no. Un limone, quando lui da verde ha aumentato la sua dimensione, più di quello non cresce, inizia leggermente a cambiare colore, quel limone può essere tranquillamente preso, raccolto e portato in casa e farci una bella spremuta o quello che vi serve. Quel limone è ottimo, al limite si potrà conservare un po' meno rispetto ad un limone giallo, perché ha la buccia che ha una differente consistenza. Però posso dirvi e garantirvi che è ottimo, è stupendo e è succoso e è ricco di vitamina C. Dai, noi ci vediamo alla prossima volta, un abbraccio a tutti ragazzi, un saluto da Pier Giorgio e buona estate. Ancora fa caldo, lo so, vabbè, aspettiamo che arriva la pioggia per avere i verdelli. Yes, I can boogie.